Bararduk ed Elchin Sangu in competizione internazionale. Contro il gigante spagnolo, Las Sabinas. La Valle Selvaggia contro il colosso iberico che sta facendo tremare l'Europa. Benvenuti sul mio canale YouTube, Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, se vi piacciono le storie di Seth, le verità taciute e i retroscena che nessuno racconta, iscrivetevi e sosteneteci, ogni click fa la differenza. Oggi vi porto dietro le quinte del fenomeno che ha rimesso la Turchia al centro del mondo. Yaban Vadi, noto all'estero come Esref Rüya, la serie che ha unito due stelle che il pubblico ha sempre sognato di rivedere insieme, Bararduk ed Elchin Sangu, e che ora si misurano in una sfida senza confini, faccia a faccia con Las Sabinas, la potenza spagnola che domina le classifiche. La domanda è semplice e brucia sulla lingua di tutti. Come ha fatto questa produzione, candidata ai Golden Rose e inserita nel circuito degli Emmy internazionali, a conquistare così rapidamente l'attenzione globale? E soprattutto, perché l'armonia tra Bar ed Elchin è diventata il motore segreto di un successo che sta battendo record in ogni continente? Se siete pronti, ripercorriamo il viaggio che parte dai primi fogli della sceneggiatura e arriva ai red carpet d'Europa ed America. Per anni, quando si parlava di televisione turca, due nomi accendevano immediatamente le aspettative, Bararduk ed Elchin Sangu. Riunirli nello stesso universo narrativo sembrava una promessa sospesa, sempre evocata e mai realizzata fino in fondo, frenata da impegni, preferenze artistiche, contratti pubblicitari, calendari di riprese. Il destino, però, ha incastrato ogni tassello. Dopo i traguardi internazionali e i ruoli che lo hanno reso un volto carismatico capace di passare dal romanticismo alla durezza, Bar ha consolidato uno stile fatto di discrezione e rigore, un uomo che parla poco e lavora molto, con un metodo quasi da artigiano della recitazione. Elchin, dal canto suo, ha percorso un arco impressionante. Dall'ironia brillante della commedia alle sfumature complesse del dramma, affinando una presenza scenica che cattura grazie alla spontaneità e a quella vena di malinconia che le vibra negli occhi. L'idea di rimetterli uno accanto all'altra ha incendiato il settore già in fase di sviluppo. Non è nemmeno necessario vederli nella stessa inquadratura, sussurravano i produttori, basta scrivere i loro nomi insieme per scatenare l'aspettativa. Così è nata Yaban Vadi. Esref Rüya nello scenario internazionale, un luogo narrativo in cui l'amore è solo la punta dell'iceberg, sotto, si muovono intrighi, potere, pericolo, sopravvivenza. La gestazione del progetto non ha seguito i ritmi consueti, 16 mesi di preproduzione, tavoli di lavoro interminabili su archi emotivi, rivoluzioni di sceneggiatura per rendere coerente ogni sguardo, ogni silenzio, ogni cedimento. La regia ha chiamato consulenti europei per scolpire un linguaggio visivo capace di evocare il respiro delle grandi serie hollywoodiane, dai movimenti di macchina ai tagli di luce, dalla palette cromatica ai raccordi di montaggio. Per incarnare Esref, Bar ha lavorato con 3 coach diversi, studiando la freddezza di un uomo che ha imparato a vivere rinchiuso nel potere della famiglia, protetto da mura invisibili e da una diffidenza ormai calcificata. La sua curva emotiva andava disegnata con lentezza e controllo, come una diga che scricchiola, centimetro dopo centimetro. Elchin, che interpreta Nisan, ha affrontato un allenamento altrettanto radicale, lezioni musicali, prove con strumenti, esercizi vocali per trovare un timbro inedito, settimane con specialisti del linguaggio del corpo per far coesistere fragilità e forza interiore, lucidità e vertigine. Il set ha funzionato come un film a puntate. Storyboard per ogni scena, esterni reali, transizioni cinematiche, color grading dedicato. Lo spettatore se n'è accorto dal primo istante. La puntata d'esordio è esplosa sui social, diventando trend nel giro di una notte. In Turchia, molti hanno scritto: è da anni che non vedevamo un racconto così cinematografico in TV. Ma la vera benzina di Yaban Vadi è stata la chimica tra Bar ed Elchin. Le prime indiscrezioni dal set erano un coro, questi due, insieme, sono ipnotici. Spesso bastava un'azione sussurrato, e il ciak era già buono. Preparazione certosina, ascolto reciproco, ritmo condiviso. Sullo schermo, la tensione dei momenti sospesi, la profondità nelle discussioni,
la verità indocile delle scene d'amore hanno incendiato internet, fan video a milioni di visualizzazioni su YouTube, sequenze diventate virali su TikTok, fotogrammi eleganti che hanno invaso Instagram come fossero editoriali di moda. Dietro quella magia c'era un metodo. Dal reparto produzione trapela una frase che si sente ripetere: quando lavorano fianco a fianco, si sostengono. Se una scena è una salita, si fanno strada l'un l'altra. Il rispetto professionale si traduce in armonia romantica, ed è lì che il pubblico cede. Il salto globale è arrivato con la premiere su Prime Video. In America Latina, dove Bar aveva già una base solida e Elchin era amatissima dal pubblico della commedia romantica, la loro unione ha creato una nuova ondata. In Argentina, nella settimana del debutto, l'hashtag Cancelletto Vasivadi ha toccato numeri da capogiro. Critici spagnoli hanno scritto: un ponte perfetto fra sensibilità europea e respiro turco. L'Unione Europea di Radiodiffusione ha preso nota, e Esref Rüya è finita in finale ai Golden Rose, un traguardo enorme per una serie turca giudicata su estetica, struttura, coraggio. Il 2025 è diventato l'anno d'oro. Return to the Sabine Women correva per l'International Emmy, mentre Vasivadi mirava al Golden Rose. La concorrenza non scherzava, titoli di TV dalla Spagna, mega produzioni latinoamericane, drammi europei con budget senza limiti. Eppure, la giuria ha sottolineato 4 cardini: la chimica degli interpreti, il realismo visivo, la qualità cinematografica, l'intensità emotiva. Tradotto, l'effetto Bare Elchin si è trasformato direttamente in punteggio. Dal set arrivavano racconti che somigliavano a confessioni, si amplificano a vicenda. È come se le loro energie si rincorressero fino a fondersi. Non si ha la sensazione di guardare una serie, ma di assistere a un cortocircuito emotivo fra due mondi che collidono e poi danzano. Chi conosce il percorso di Bar sa che sin dagli inizi ha affrontato personaggi luminosi e oscuri con la stessa disciplina, modulando registri in continua evoluzione. Elchin è famosa per l'energia cangiante, per l'espressività che scivola dal sorriso alla crepa dell'anima senza stacchi bruschi. In Yaban Vadi, queste due anime lontane convergono in un'esperienza televisiva dal respiro cinematografico. La frase più ripetuta tra troupe e sceneggiatori sembra fatta su misura: non recitano su un palco, sono un sismografo d'emozioni. Lo sguardo tagliente di Bar e l'impeto di Elchin trasformano le scene in micce. A volte sono quiete apparenti, il minuto prima del temporale, altre volte, deflagrazioni calibrate. Lo spettatore non osserva soltanto il viaggio che accorcia la distanza fra Esref e Nisan, lo vive sulla propria pelle. Sul set, Bar impone calma e controllo, un metronomo silenzioso che rende credibile il silenzio di Esref, Elchin accende intensità e spontaneità, l'imprevedibilità che appartiene a Nisan. Si completano, ha confessato il regista, se uno è fuoco, l'altra è ghiaccio. E proprio questo contrasto magnetizza ogni scena. Non è un caso se i paragoni volano alti: Medcezir, Kara Sevda, Erken Cikus, Sasiet hanno firmato l'espansione internazionale della serialità turca, ma Yaban Vadi, con il suo impasto di romanze, dramma, suspense e fattura d'autore, si è ritagliata un gradino tutto suo, una categoria che gioca con i codici e li supera. In questo scenario, la sfida che tutti aspettavano è arrivata: la Valle Selvaggia contro Las Sabinas. La stampa ha parlato di duello di scuole narrative, il mondo social di scontro di titani. Gli spagnoli puntano sulle architetture di potere e su un'estetica asciutta. I turchi di Yaban Vadi scelgono la vertigine emotiva, il cuore che batte sotto l'azione. E al centro di tutto, Bar ed Elchin, pronti a farsi giudicare non solo per la bellezza delle immagini, ma per la vibrazione delle loro interpretazioni. Ricordiamo però da dove parte questa alchimia. Entrambi portano memoria e peso di ruoli amatissimi. Insieme hanno già scritto pagine di televisione, seminando un patto con il pubblico che non si è mai spezzato. Qui, quel patto matura. Si vede nella cura maniacale dei dettagli, nei respiri, nelle pause, nelle mani che esitano prima di toccarsi. Si sente nel dialogo quando tace, nei ritmi che si sincronizzano senza forzature. Ogni inquadratura sembra catturare qualcosa che accade davvero, una corrente elettrica che passa tra due poli.
Esref, con la sua corazza, crolla in frazioni quasi impercettibili. Nisan, con la sua vulnerabilità, scopre una forza che non credeva di avere. È il cuore emotivo che rende Yabam Vadi un tornado. E se la trama è solida, senza questo equilibrio la serie non avrebbe raggiunto la stessa altezza. Lo dicono i numeri, lo dicono gli applausi, lo dicono i festival che hanno aperto le porte. Ogni settimana, nuove recensioni applaudono la regia millimetrica e l'interpretazione dei due protagonisti. In molti titolano: una coppia che non recita, vive. Intanto i corridoi delle B.U. bisbigliano. La finale dei Golden Rose non sarà una passerella, ma una prova di resistenza. Mentre Return to the Sabine Women corre per l'International Emmy, Yabam Vadi porta la bandiera turca in un'arena dove contano coerenza e audacia. Il giudizio tecnico elogia l'equilibrio tra spettacolo e verità, quello popolare abbraccia le emozioni che scavalcano la barriera della lingua. Le piattaforme digitali registrano nuovi picchi in America Latina e in Europa. La Turchia riscopre l'orgoglio di vedere il proprio racconto viaggiare senza perdere identità. Se c'è un'immagine che riassume il percorso, è un dietro le quinte rubato. Bar ed Elchin si confrontano su un dettaglio apparentemente minuscolo, un movimento degli occhi, una pausa lunga, forse un respiro. Ridono, provano, cambiano, poi partono. Il ciak batte e la scena si accende. Qualcuno sussurra. È per questo che la loro chimica è unica. E forse ha ragione. Non è solo talento, è fiducia, ascolto, parola data. È una promessa. Ogni volta che tornano sul set, tenteranno di andarci ancora più a fondo. Cari spettatori, questa è la corsa internazionale di Yabam Vadi, Esref Ruya, illuminata dall'intesa fra Barar Duk ed Elchin Sangu, oggi in rotta di collisione con la forza di Las Sabinas. Se l'energia di questa coppia vi afferra tanto quanto affascina noi, lasciate un like e iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia. La sfida è appena cominciata, e noi saremo qui a raccontarvela, senza perdere un solo battito. Alla prossima, e grazie di cuore per essere stati con noi.